Anoressia nervosa, un termine che evoca immagini di fragilità e di sofferenza, ma dietro questa patologia si nascondono storie di dolore, ma anche di coraggio e di forza. Oggi cercheremo di fare chiarezza su questo tema controverso. Di anoressia si parla molto, ma spesso in modo superficiale o sensazionalistico. È tempo di analizzare lucidamente le cause, i meccanismi e le possibili cure di questo disturbo. Nel corso del video capiremo perché l'anoressia non è semplicemente una scelta volontaria di non mangiare. Scopriremo che le cause sono molteplici e complesse e esploreremo il cortocircuito emotivo che porta chi ne soffre a vedersi come tramite uno specchio deformante. Conosceremo i danni che questa patologia può provocare se non presa per tempo. E infine, cosa importantissima, parleremo di come si può guarire e tornare a vivere serenamente. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jacopo, studente e appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. Partiamo subito con un'analisi di cosa significa anoressia nervosa. Il termine anoressia si riferisce alla perdita di appetito, mentre nervosa indica le basi emozionali del disturbo. Il termine anoressia quindi è in parte inappropriato, in quanto molti individui anoressici non perdono appetito o interesse per il cibo. Anzi, nella maggior parte dei casi, mentre si costringono a patire la fame, gli anoressici manifestano una sorta di ossessione per il cibo, arrivando perfino a leggere un libro di cucina dietro l'altro. Secondo il DSM-5, il manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali, sono 3 i criteri diagnostici per poter parlare di anoressia. Il primo riguarda la restrizione dei comportamenti che promuovono un sano peso corporeo. Con questo si intende che la persona pesa molto meno di quello che è considerato normale e la perdita di peso è ottenuta solitamente mediante la dieta, anche se condotte di eliminazione come il vomito indotto, l'uso inappropriato di lassativi o diuretici e attività fisica eccessiva possono far parte del quadro clinico. Il secondo criterio riguarda l'intensa paura di ingrassare o comportamenti che interferiscono con l'aumento di peso, paura che però non si attenua con la perdita di peso. Infine, l'ultimo criterio si riferisce alla percezione distorta dell'immagine corporea o delle forme del corpo. Le persone con anoressia nervosa affermano di essere in sovrappeso e che certe parti del corpo, come l'addome, i fianchi o le cosce, sono troppo grasse. Per valutare dimensioni e peso corporeo si pesano continuamente, misurano le diverse parti del corpo e si controllano allo specchio con occhio ipercritico. I livelli di autostima sono strettamente collegati con la perdita di peso e la magrezza. Il DSM-5 poi propone una classificazione dei livelli di gravità di questo disturbo basandosi su un indice di massa corporea. Come vediamo dalle immagini, i livelli di gravità sono 4 e vanno da lieve ad estremo. Il DSM-5 include poi anche 2 sottotipi di anoressia nervosa. Nel sottotipo definito con restrizioni, la perdita di peso è ottenuta limitando drasticamente l'assunzione di cibo. Nel sottotipo binge eating, condotte di eliminazione, la persona si sottopone regolarmente ad abbondanti abbuffate e a condotte di eliminazione. Vediamo ora quella che è la prevalenza di questo disturbo e quelle che sono le differenze di genere. Solitamente l'anoressia insorge nella prima fase adolescenziale o in quella intermedia, spesso dopo una dieta o un evento stressante, ed è circa 10 volte più frequente nelle donne che negli uomini, con una prevalenza nell'arco della vita inferiore all'1%. Quando l'anoressia si manifesta negli individui di sesso maschile, la sintomatologia e altre caratteristiche, quali la presenza di conflitti familiari, sono generalmente simili a quelle che si riscontrano nelle donne con lo stesso disturbo. Sia negli uomini che nelle donne, poi l'anoressia presenta spesso una comorbilità con la depressione, il disturbo ossessivo-compulsivo, le fobie specifiche, disturbo di panico o disturbi di personalità. Vi ricordo che ho fatto una serie di video sulle fobie specifiche, il disturbo ossessivo-compulsivo, la depressione. Vi lascio linkata qua sotto in descrizione la playlist qualora siate interessati ad approfondire anche questi altri disturbi. I tassi di suicidi sono purtroppo alti, circa il 5% porta a termine il suicidio e circa il 20% compie un tentativo. Ma quali sono le conseguenze sulla salute di chi soffre di questo disturbo? Le persone anoressiche riducono drasticamente l'assunzione di cibo, il che porta a malnutrizione, carenze vitaminiche e perdita di massa ossea. Questa condizione può avere effetti devastanti sulla salute fisica e mentale. Dal punto di vista fisico si hanno conseguenze e danni agli organi interni. Si assiste a una riduzione della massa ossea che aumenta poi il rischio di osteoporosi in età adulta. Nei casi più gravi possono insorgere problemi al cuore, con aritmie e rischio di arresto cardiaco. Le donne poi possono anche registrare irregolarità mestruali o infertilità. Anche la sfera psicologica ne risente pesantemente, depressione, ansia, ossessione per il controllo del peso, isolamento sociale e pensieri suicidi sono molto frequenti in chi soffre di questo disturbo. L'autostima è spesso compromessa e le persone non riescono a vedere la gravità della propria condizione. Se non adeguatamente curata, l'anoressia può avere esiti letali. Infatti, rispetto alla popolazione generale, i tassi di mortalità sono 10 volte più elevati tra coloro che soffrono di questo disturbo. Tuttavia è bene precisare come tra il 50 e il 70% circa delle persone con questo disturbo alla fine guarisce. Spesso però occorrono molti anni per giungere alla guarigione. Prima che venga ottenuta una modalità stabile di alimentazione e di mantenimento di peso, le ricadute sono comuni.
Vediamo quelle che possono essere le cause che portano allo sviluppo di questa patologia. Come per altri disturbi è altamente improbabile comunque che un unico fattore sia responsabile di un disturbo. La ricerca infatti ci induce a ritenere che i disturbi dell'alimentazione siano il prodotto di diverse influenze che convergono nella vita di un individuo. Vediamo quali sono, secondo la scienza, quindi questi fattori. Partiamo dai fattori genetici. I disturbi dell'alimentazione mostrano una chiara familiarità. I parenti di primo grado di giovani donne con anoressia infatti hanno probabilità 10 volte maggiori rispetto alla media di presentare anche loro stessi il disturbo. Anche gli studi sui gemelli ci danno informazioni importanti. I gemelli monozigoti, quindi quelli che hanno il 100% del patrimonio genetico in comune, tendono ad avere tassi di anoressia più simili tra loro rispetto ai gemelli di zigoti, che condividono solo il 50% dei geni. Questo significa che la genetica gioca un ruolo rilevante nello sviluppo di questo disturbo. Tuttavia anche l'ambiente e le esperienze di vita individuali hanno un peso. I gemelli monozigoti, nonostante il patrimonio genetico identico, vivono in contesti diversi e fanno esperienze differenti. Questi fattori ambientali unici, non condivisi quindi tra i gemelli, contribuiscono anch'essi a determinare lo sviluppo dell'anoressia oppure no. A livello neurobiologico poi possono esserci squilibri tra i neurotrasmettitori del cervello, in particolare serotonina e dopamina. Questi messaggeri chimici regolano la fame, la sazietà e gli stati emotivi. I loro squilibri possono portare ad ansie e comportamenti alimentari anomali. Anche gli ormoni come estrogeno e cortisolo sembrano giocare un ruolo. Dal punto di vista cognitivo e comportamentale, diverse caratteristiche psicologiche sono associate all'anoressia. Le persone predisposte possono sviluppare una percezione distorta del proprio corpo, vedendolo più grasso di quanto in realtà sia. Possono inoltre manifestare tratti di perfezionismo, bassa autostima, difficoltà nel regolare le emozioni e tendenza al controllo eccessivo. Ecco che allora il cibo e il peso corporeo diventano strumenti per gestire queste difficoltà interiori. Anche i fattori socioculturali sono importanti, pensiamo ai modelli estetici ideali di magrezza veicolati dai media, possono favorire quindi una visione distorta del proprio corpo. Le aspettative sociali sul peso, sulla forma fisica e sull'attrattività, soprattutto per le donne, amplificano il disagio. Il confronto ossessivo con modelli irraggiungibili può essere un fattore scatenante. In sintesi, quindi, l'anoressia sembra causata dall'intreccio tra predisposizione biologica, contesto socioculturale e caratteristiche individuali. Agendo su più fronti è possibile però prevenire e curare questo disturbo. Vediamo infatti ora quali sono i trattamenti finora disponibili. Per trattare le persone con anoressia è spesso necessario un ricovero ospedaliero, in modo da aumentare gradualmente e monitorare attentamente la loro assunzione di cibo. La perdita di peso può essere così grave da rendere necessaria l'alimentazione per via endovenosa per salvare la vita della persona. Tuttavia, per combattere l'anoressia i trattamenti farmacologici non sembrano dare risultati confortevoli. Per quanto invece riguarda il trattamento psicologico, questo spesso viene considerato un processo a 2 fasi. L'obiettivo immediato è sicuramente quello di aiutare la persona ad aumentare di peso per evitare complicanze mediche e la possibile morte. Il secondo obiettivo è quello invece del mantenimento a lungo termine del peso ottenuto con l'alimentazione. Il trattamento psicologico per l'anoressia può comprendere sia una terapia cognitivo-comportamentale sia una terapia familiare, la quale si basa sull'idea che le interazioni tra i membri della famiglia possono giocare un ruolo di primo piano nel trattamento del disturbo. Per quanto riguarda la terapia cognitivo-comportamentale ne ho fatto un video a riguardo, ve lo lascio linkato qua sotto in descrizione e vi invito ad andarla a vedere se siete curiosi. La letteratura è comunque tutta d'accordo sull'importanza di interventi preventivi per combattere i disturbi dell'alimentazione. Intervenire sui bambini e sugli adolescenti prima che questi disturbi insorgano potrebbe contribuire a impedire lo sviluppo di tali disturbi. Fatemi sapere, mi raccomando, qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se purtroppo avete avuto a che fare con un problema di anoressia o se conoscete qualcuno che purtroppo lo sta affrontando, oppure se ne siete usciti o se conoscete qualcuno che fortunatamente ne è uscito. Cari amici, questo video termina qui, spero sia stato di vostro gradimento e sia stato anche per voi utile. Vi aspetto qua sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere le prossime uscite, di lasciare un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!